Ma non mi sono pettinato, ma... Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Tutto bene? Tutto non bene? Io un po' così così. Sono le tipo 25:30 di notte, sono un po' stanco e dovete sapere che quando sono stanco io do il meglio di me, perché già sembro drogato di mio. Quando sono stanco non so perché, ma sembro ancora più drogato, quindi io vi avviso. Comunque, di cosa parliamo oggi? Parliamo degli stereotipi che hanno i coreani degli italiani. Semplice, no? Incominciamo. Senza trick e tracchi su e giù, passiamo al sodo. Il primo stereotipo che hanno i coreani degli italiani, e che se voi siete italiani e verrete in Corea sentirete proprio a go-go centinaia di volte al secondo, è che per loro gli italiani sono tutti belli. E tu dici, ma che bello stereotipo, lo so, tutti belli. Pensate che c'è addirittura un modo di dire che è appunto che in Italia anche i barboni sono belli, sono molto fighi. Proprio è un detto coreano, non sto scherzando. Tutto molto bello e colorato, se non che il fatto che loro pensano che tutti sono belli ti fa un po' anche perdere la tua, come si dice, individualità. Esempio, quando io vado da una persona e mi presento, magari capita che mi dicono come sei bello, no? Mi trucco, mi metto un fondotinta così che sembra una Barbie di porcellana, mi vesto bene. Finalmente ricevo il complimento per cui ho lavorato, perché ci vogliono ore per diventare fichi. E poi quando dici che sei italiano, vabbè, ma sei italiano, allora è ovvio, no? Tutti gli italiani sono fichi. No, non è vero, coreano, se c'è un coreano che sta sentendo, non è vero che sono tutti fichi, ok? Che poi, cioè, non capisco neanche da dove arrivi sta roba, perché non ci sono attori italiani particolarmente famosi in Corea. L'italiano più famoso in Corea si chiama Alberto Mondi, non so se lo conoscete, che per carità non è che è l'ultimo cesso del pianeta Terra, però non è che dici... cioè... normale, insomma. Quindi non capisco questo stereotipo, ma comunque non so, c'ha i suoi pro e i suoi contro, diciamo, ragazzi. A me sta un po' sulle palle a volte. Altra cosa che sento spessissimo dirmi è che gli italiani si vestono tutti bene. Soprattutto quando dico che sono di Milano. Allora Milano fashion, e infatti guardate qui questa felpa rossa di Gucci Armani che veramente costa 6.500 euro al metro quadro. Non lo so, questo... mi sono intrippato questo. Anche qui insomma ci sono pro e contro. Seppure ti impegni a vestirti bene, alla fine comunque tanto non ti danno credito per te come persona, ma ti danno credito che siccome che sei di Milano, non so, nell'area milanese insomma ci sono Dolce & Gabbana che spruzzano il senso del fashion, noi lo ispiriamo e siamo tutti bravi a vestirci. E quindi ti fa un po' cadere anche la voglia di dire perché mi impegno a vestirmi. Una cosa bella è che invece se anche non mi impegno a vestirmi, se dico che sono di Milano, pensano che lo straccio che ho addosso sia fashion, capito? Quindi insomma l'altra metà della medaglia. Si dice così, vero? Forse è la prima volta che dico un detto giusto in 70 video quanti ne ho fatti. Sono molto proud of myself, bravo Marco. Ok, la prossima cosa a me veramente crea molto disagio. Non si capisce perché, ma i coreani, soprattutto i coreani maschi, pensano che a noi italiani piaccia a tutti il calcio. Ora, questo in realtà è anche un po' vero, nel senso che alla maggior parte dell'uomo medio italiano piace il calcio, quindi non è neanche uno stereotipo così, dici, buttato lì a cazzus. L'unica cosa è che una miriade di coreani sono tifosi del calcio italiano, tipo del Milan e insomma dell'Inter, tutte queste squadre famose nel mondo, immagino. Io non lo so, io non ci capisco niente di calcio, ragazzi. Comunque, appunto, visto che non ci capisco niente, ogni volta che incontro una persona che maschia, che sente che sono italiano, questo si prende subito bene perché dà per scontato che io sia un esperto del calcio e incomincia AC Milan, Buffon, vero, e io tipo... Del Piero? Non lo so, dico dei nomi
di calciatori a caso, e però funziona, devo dire che funziona. Cioè io dico dei nomi di calciatori a caso e loro si prendono comunque bene e riusciamo ad avere una conversazione. Mi mette l'ansia sta roba, se proprio devo essere sincero, soprattutto perché faccio un programma su Aleran TV tipo ogni settimana, e il produttore di questo programma, che ci segue ogni volta insomma che stiamo in giro a riprendere, è super fan del Milan, e ogni volta che mi vede mi continua a parlare di calcio. Oh, non l'ho ancora capito che non ci capisco niente, quindi non so se sono io bravo a recitare o lui che, non so, si prende bene, basta che io dico un nome a caso. Però vabbè, per ora è andata, ragazzi. Il prossimo stereotipo che i coreani hanno degli italiani è che noi parliamo tutti benissimo inglese e o spagnolo. Allora, prima di tutto dobbiamo chiarire che il coreano medio non sa che l'italiano è una lingua, quindi dà per scontato che la nostra lingua madre sia o lo spagnolo, non so perché, o l'inglese. Anche qui ci sono punti di vista differenti, se la cosa sia irritante o no. Prima di tutto dovrebbe essere insomma abbastanza conoscenza di base che la lingua italiana sia una lingua, però se vediamo insomma dal nostro punto di vista, quante persone che io conosco mi hanno chiesto se in Corea si parla il cinese, quindi alla fine diciamo che i ci sono qua, ci sono di là, insomma ci sono un po' ovunque. Una volta ho fatto anche un provino, mi ricordo sempre, una bellissima figura incredibile. Praticamente era un programma di prank, no? E stavano cercando una persona che potesse fare un coreografo americano, al che mi chiama uno dei miei agenti e mi dice: Marco, guarda, provino incredibile, devi fare il coreografo americano. E io: no, guardi, sinceramente non, cioè, nel senso, non parlo americano come un americano si sente poi che non è vero. E lui: ma no, ma che? Ma dai, vieni qui, tanto sei italiano, stai parlando tutti bene inglese, fidati di me. Io scemo ci sono andato. Chi c'è lì a fare il provino? Un americano vero che mi fa: oh, hey, how are you, man? Yo, bro. E io tipo: yo, what's up, yeah, oh my ladies, put the fingers up. E vabbè, ovviamente mi ha sgamato dopo 2 secondi che non era americano e mi ha tipo cacciato via. Vabbè. Altro stereotipo abbastanza prevedibile è che per i coreani noi italiani mangiamo tutti i giorni pasta e pizza, e proprio non pensano che nel nostro menù ci siano altri tipi di cibi, anche perché se vai al ristorante italiano, come già vi ho spiegato nel mio video che ora vi linko qua o qua, non mi ricordo mai dov'è la id info, se vai al ristorante italiano c'è solamente pasta o pizza, punto. Ogni volta che io dico no, guardate che la pizza la mangio una volta alla settimana io, ed è anche insomma tanto, so che tante persone mangiano la pizza anche meno di una volta alla settimana tra i miei amici, e loro sconvolti perché convinti che noi mangiamo la pizza tipo a colazione pucciata nel latte, capito? Figuratevi quando gli dico che noi abbiamo ben più di solo pasta e pizza come ricette. Impazziscono. Non solo pensano che noi mangiamo solamente pasta e pizza, ma praticamente di pasta conoscono solamente la carbonara, aglio, olio e pomodoro, quindi pensano che noi mangiamo o uno di questi 3 tipi di pasta o la pizza tutti i giorni, punto. Un altro stereotype che hanno i coreani di noi italiani è che cantiamo tutti bene. Bello sarebbe molto bello. Non so a cosa sia dovuto questo stereotipo, penso sia dovuto al fatto che una delle cose più famose italiane che c'è in Corea è l'opera lirica. Immagino, non lo so. Comunque vi giuro che ogni volta che dico che sono italiano, una delle prime cose è vabbè, allora canterei benissimo. Oppure quando si dice andiamo al karaoke, perché si va molto spesso al karaoke in Corea qui, quando si sa che io sono italiano dicono beh, al karaoke non ci vado, con lui italiano canterà Pavarotti praticamente, no? Insomma, questo mi mette veramente tante ansie anche dentro, perché poi la gente si aspetta che io sia questo grande cantante e invece, capito, non riuscirò mai a superare le aspettative che hanno di me, perché questi pensano che io sia la Rossella O'Hara del 2017. Perché Rossella O'Hara? Potevo fare un esempio con un maschio, vabbè. Comunque insomma, cantiamo tutti bene. Un altro stereotipo che è bellissimo, ma anche questo direi che è abbastanza vero, è che pensano che tanti italiani siano mafiosi. Ora siamo tutti d'accordo che la maggior parte degli italiani non è mafioso, ma comunque vabbè, la mafia è una cosa che esiste nel nostro paese, come tutti ben sappiamo. Però questo fa sì che io a volte
scherzando, anche perché il mio canale si chiama Soul Mafia, no? Allora quando mi chiedono perché si chiama Soul Mafia, io a volte per scherzo dico beh, perché sono mafioso, no? Ragazzi, ci credono sempre. Cioè il gelo tipo ah, ok, si spaventano da morire e io devo dirgli che sto scherzando, quindi prima che si prendano un infarto. Insomma, questa cosa fa ridere, però ci dovrebbe anche fare un po' pensare, insomma, se questa idea che noi siamo tutti mafiosi è così intrinseca nella loro cultura, insomma, qualche domanda ce la dovremmo fare pure noi, ragazzi, E l'ultimo stereotipo che mi viene in mente, che mi sono sentito dire miriadi di volte, è che noi italiani siamo dei grandi traditori, proprio romantici, perché sappiamo conquistare la donna come niente fosse, perché siamo amorosi, romantici e coccolosi, però anche proprio traditori, di quelli zam zam cattivi. Siamo d'accordo su questo punto? Nì. Siamo d'accordo che tanti maschi cornifichino le loro amate femmine? Certo, questo è indubbio, però siamo anche d'accordo che praticamente qualsiasi maschio del globo sia uguale all'altro, cioè non è che siamo noi italiani che gna gna gna, sono i maschi in generale che più che ragionare cervellino, diciamo che a volte il pensiero si sposta un po' più sotto, non sto giustificando il genere maschile, ma insomma questo per dire che secondo me non è che siamo noi maschi italiani che siamo traditori, perché se venite in Corea vedrete che ci sono 600-2000 bar con le donnine nude ogni 5 metri, quindi insomma se ci sono un motivo ci sarà o no, cari coreani. Pensate che siano lì le donnine a ballare il ritmo Welta da sole? No, quindi voglio dire, ovviamente non sto dicendo che tutti i maschi sono boom 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 boom, che fanno boom 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 a go go, non prendete quello che dico tutto come un pensiero comune, però insomma diciamo che è una buona percentuale. Bene, questo era tutto per questo video. Ditemi se questi stereotipi insomma ve li aspettavate o no, ditemi se avete vissuto mai in un altro paese, se avete sentito degli altri stereotipi di noi italiani, insomma che immagini abbiamo, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ricordate che potete seguirmi su Facebook e Instagram e pizza carbonara, ciao. No, vedete, lo cantiamo tutti come Pavarotti proprio, No.